C'è un trucco per poter riconoscere i committenti presenti nei quadri del 4-500. Naturalmente questa non è una regola ferrea, però sì, nei dipinti del 400-500 c'è un modo, molto spesso valido, per riconoscere i committenti quando presenti nei dipinti che loro stessi hanno commissionato. Naturalmente per un nobile, per un ricco, era di tutto vantaggio farsi riconoscere come il committente di un certo dipinto, per almeno due buone ragioni. La prima è che naturalmente in questo modo metteva in luce la sua ricchezza. Sono ricco, ho i soldi e quindi posso commissionare al tal pittore questo tal dipinto. La seconda è che all'epoca tutti erano molto devoti ed era anche una sorta di status, se così vogliamo, e spesso, non sempre, ma a volte, i dipinti commissionati avevano soggetto sacro e quindi il fatto che il committente si facesse riconoscere come appunto il committente di quell'opera faceva sì di farlo passare come una persona molto devota e molto retta e molto come si deve, insomma. E quindi come fare? Come fare a farsi ritrarre? Ma a farsi ritrarre in modo da essere riconoscibile, perché se è piuttosto facile non poter essere confusi con una figura sacra, perché le figure sacre sono conosciute e comunque hanno una loro iconografia, è un po' meno facile non essere confuso con qualche altro personaggio, qualche altro nobile, qualche altra persona raffigurata nel dipinto. E quindi come fare a distinguersi? La soluzione era farsi ritrarre di profilo, ma non un profilo normale, un profilo perfettamente piatto, come quello delle antiche medaglie e delle antiche monete. Questa infatti era una tradizione risalente all'antichità classica, quando il profilo era considerato la vista più nobile, più dignitosa di una persona, ed è anche la ragione per cui sulle monete, sulle medaglie sono praticamente sempre tutti di profilo. E qui possiamo vedere un esempio di questa usanza, per così dire, nella Pala di Brera o Pala Montefeltro dipinta da Piero della Francesca, dove vediamo proprio il committente Federico da Montefeltro ritratto esattamente in questo modo. Quindi, quando in un dipinto del 4-500 capita di vedere qualcuno ritratto in questo modo così strano, di profilo e privo di profondità, proprio come se fosse l'effigie di una moneta, beh, molto probabilmente quello è il committente del dipinto.